Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come riuscire a liberarvi definitivamente del problema delle mosche e lo farò spiegandovi due metodi. Il primo è quello tramite l'utilizzo di repellenti naturali, vi spiegherò quali sono e come si usano. Il secondo è quello tramite l'utilizzo di trappole, vi spiegherò come costruirne una a costo zero e vi assicuro che è davvero efficace. Seguite il video perché è molto carino. Primo punto, repellenti naturali. Tra gli insetti che la natura ha creato, le mosche sono sicuramente tra quelle con l'olfatto più sviluppato ed è proprio sfruttando questa loro caratteristica che riusciremo a tenerle lontane dalla nostra casa. Infatti il creare un ambiente con degli odori forti a loro sgraditi farà proprio in modo di non farle avvicinare e non farle entrare all'interno di casa. E di odori che loro non sopportano, per fortuna nostra ce ne sono davvero molti. Tra questi, quello che reputo più valido è l'odore degli agrumi, in primis quello del limone, subito dopo quello dell'arancio, che se uniti ai chiodi di garofano amplificano l'odore sgradevole per le mosche tenendole lontane anche per parecchie settimane. Nell'ipotesi che decidiate di utilizzare il limone, sarà sufficiente prenderlo e tagliarlo a metà, così. Una volta tagliato a metà, prendere i chiodi di garofano ed andarli ad inserire all'interno della polpa, letteralmente affondandoli. E fatelo per tutti gli spicchi e mettetene in ogni spicchio almeno 2 di chiodi di garofano. E questo è il risultato finale. Basterà prendere un mezzo limone e metterlo per ogni singola stanza che si vuole, tra virgolette, trattare, quindi nel quale non si vuole che le mosche entrino, e questo sarà sufficiente per tenerle lontane. Questa operazione purtroppo non si può ripetere anche con l'arancio, perché il limone tagliato a metà e lasciato all'aperto non ammuffisce, invece il più delle volte un arancio che si taglia a metà, dopo qualche giorno crea della muffa. Quindi per l'arancio si procederà in modo diverso. Quindi per l'arancio, non potendolo dividere a metà, sarà sufficiente prendere i chiodi di garofano ed andarli ad inserire affondandoli letteralmente nella buccia, così. E riempite tutta la buccia di chiodi di garofano, in questa maniera. Ecco qua. Una volta che avremo finito di inserire i chiodi di garofano all'interno dell'arancia, questo sarà l'aspetto che avrà. Il principio che adotta questo metodo per funzionare in pratica non è altro che lo stesso che utilizzano i diffusori per ambienti, quelli per intenderci con dei bastoncini di legno e la base, generalmente in vetro, riempita di profumo. Quindi dovete immaginare che la base in vetro non sia altro che il frutto e i bastoncini di legno non siano altro che i chiodi di garofano, quindi questi imbevendosi diventeranno umidi e permetteranno di rilasciare odore nell'ambiente. Vi assicuro è davvero un ottimo metodo. E questo è il risultato finale, e sia che vogliate utilizzare il limone o l'arancio, ricordatevi che questo terrà lontane le mosche per circa un paio di giorni. Se invece volete avere un effetto più duraturo, sarà sufficiente spremere del limone, con il succo ottenuto fare una miscela utilizzando dell'olio essenziale di menta o di menta peperita, miscelarlo a dell'acqua, le proporzioni dovranno essere circa un 10% di olio essenziale, un 10% di limone e il restante di acqua tiepida, miscelarlo, metterlo all'interno di un vaporizzatore, poi vaporizzare nell'ambiente che si vuole comunque liberare dalle mosche, e questo permetterà di rimanere liberi da loro per almeno 2 settimane minimo. Restando in tema di oli essenziali, ne esistono anche di altri tipi, che possono essere quello di lavanda, quello di eucalipto e quello di basilico. Questi potranno essere miscelati sempre con il succo di limone, e nel caso decidiate di farlo, le proporzioni sono quelle che vi ho detto prima, quindi 10% di succo di limone, 10% di oli essenziali e il restante 80% di acqua, oppure direttamente solo l'olio essenziale, quindi un 20% di olio essenziale e l'80% di acqua. Quando li andrete a miscelare, mi raccomando, scaldate leggermente l'acqua, come vi ho detto prima, è tassativo per far amalgamare bene i due elementi. Una volta che li avrete uniti, sarà sufficiente agitare bene. Dopodiché, una volta che avrete agitato bene, potrete utilizzare direttamente il prodotto, semplicemente spruzzandolo, direttamente negli ambienti che vorrete trattare e liberare dalle mosche. In genere questi oli si trovano in boccette come questa, costano davvero pochi soldi e vi assicuro che la spesa merita il fatto di liberarsi definitivamente del problema.
Nell'ipotesi che voi non vogliate utilizzare gli oli essenziali, c'è anche la possibilità di usare piante fresche o parti di pianta essiccata. E in questo caso io ho preso sempre lavanda, eucalipto e basilico. Questi messi in piccoli recipienti o all'interno di sacchettini, poi legati e messi nei vari punti della casa, vi aiuteranno a tenere lontane le mosche, però avranno un effetto molto minore rispetto a uno spray. C'è anche la possibilità di tritare dell'aglio, metterlo all'interno di piccoli recipienti e poi porlo anche questo nei vari punti della casa. L'unica controindicazione dell'aglio, pur essendo sicuramente più valido rispetto agli altri tre, è che avrà un odore sgradevole anche per le persone, quindi non solo per gli insetti ma anche per noi, a differenza degli altri che invece per quanto riguarda noi sarà anche gradevole da annusare. Nell'ipotesi invece che vogliate utilizzare delle piantine fresche, casomai mettendole sul balcone o all'interno di casa sui davanzali, le più efficaci, le più belle, ma soprattutto le più utili, perché si possono utilizzare in cucina o per riodorare ambienti, sono la menta, la lavanda ed il basilico. Secondo punto, trappole. Creare una trappola per mosche è davvero molto semplice, veloce, ma soprattutto economico. Infatti basterà una bottiglia riciclata, una di 1,5 litri, di 2 litri, insomma quello che avete. E come attrezzatura occorrerà semplicemente una forbicina e dello scotch. Una volta che ci si è procurati l'occorrente, non resterà altro che procedere in questo modo. Prendere la forbicina, andare a tagliare la bottiglia in questa maniera, ecco qua. Ecco qua. Una volta separata, prendere la parte superiore. Se ancora c'è il tappo, privarlo di questo, perché così facendo si creerà il passaggio dalla parte esterna a quella interna della trappola per le mosche. Girare il tutto ed andarlo ad incastrare, così, semplicemente con una leggera pressione. E la trappola è finita. Come possiamo notare, le due parti sono perfettamente incastrate. Se la parte superiore avesse cercato di staccarsi, per bloccare le due sarebbe bastato prendere un pochettino di nastro ed andarla a sigillare così. Ecco qua. Così facendo avremo unito le due parti. Adesso non resterà altro che mettere all'interno di questa del liquido che attiri le mosche. È importante sottolineare che questa trappola potrà essere utilizzata per mosche, per zanzare o per entrambe. Questo dipenderà dal liquido che metterete all'interno. Io vi consiglio, dato che ormai avete creato comunque la trappola, di utilizzare un liquido che richiami entrambe, così vi toglierete i problemi sia di mosche che di zanzare. Gli elementi che ci dovremo procurare al fine di realizzare una miscela che attiri gli insetti all'interno della trappola sono essenzialmente acqua, birra, lievito di birra che può essere in polvere, quindi disidratato oppure fresco, del miele e dello zucchero, tassativamente di canna. Se volessimo attirare le mosche sarebbe sufficiente miscelare dell'acqua calda, 250 ml, con un cucchiaione di miele e un cucchiaione di zucchero. Se volessimo attirare invece le zanzare basterebbe 200 mg o 250 mg di birra e se volessimo aumentare il potere di questa, miscelarla con del lievito di birra. Se invece volessimo attirare entrambi, allora sarebbe sufficiente unire le due miscele. A quel punto, messe insieme e messe all'interno della trappola, attireranno sia mosche che zanzare. Una volta scelta la miscela che avrete deciso di adoperare, quindi o quella per le mosche o quella per le zanzare o quella che vada bene per entrambe, non resterà altro che versarne il contenuto all'interno della trappola per poterla attivare e farlo è davvero molto semplice. Prendete la caraffa ed andate a versare dalla parte superiore il contenuto, così. Fate in modo che il liquido non superi il livello del liquido non superi il collo della bottiglia, perché le mosche, e le zanzare nel caso, dovranno entrare ed avere libero accesso. Se l'acqua superasse il collo della bottiglia, queste non avrebbero accesso all'interno della trappola, così facendo invece ce l'avranno. Ed ecco che la trappola è ultimata. Adesso potrete mettere questa o all'interno di casa, o in un balcone, o in un giardino. Più ne metterete e più trappole funzioneranno e quindi più mosche prenderete. Alla luce di quanto esposto non resterà altro che a voi la scelta di cosa utilizzare, quindi o dei deterrenti naturali o delle trappole. Io consiglio sempre di cercare di allontanare delle bestiole piuttosto che ucciderle, quindi casomai usare i deterrenti. Nell'ipotesi che però voi siate infestati da zanzare e mosche e non ne abbiate alternativa, allora questa è l'unica soluzione che potrete utilizzare, la trappola. Sappiate solo che qualsiasi cosa finirà all'interno di questa morirà.
E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di carino. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Se il video vi è piaciuto e vi interessa conoscere un altro metodo alternativo per eliminare le zanzare che sia economico e soprattutto ecologico, date un'occhiata anche a questo video. Lo troverete tra i video del mio canale. Secondo me potrebbe piacervi.